L'estate è finita ed è ora di preparare la piscina fuori terra per l'inverno. Io sono Marco e in questo video ti illustrerò passo passo come intendo procedere in questa operazione. Innanzitutto vediamo di cosa abbiamo bisogno. 1. Cloro forte per la colorazione shock. 2. Una tanica di svernante. 3. Un telo di copertura da 250 grammi al metro quadro e una corda elastica. Questo è tutto, ma prima di procedere con la colorazione, con lo svernante e con la chiusura, andiamo a dare un'occhiata allo stato della piscina perché sicuramente è da pulire. Andiamo. Perché non vuoto la piscina e la ripongo in garage per tutto l'inverno? Primo motivo, non mi piace sprecare 15 metri cubi d'acqua. Siamo in un periodo in cui di acqua non ce n'è molta, piove poco, per cui preferisco tenermela, anche se un po' comunque verrà sprecata perché il livello dovrà essere leggermente abbassato, di circa 1/3. Secondo, questa non è una piscina di ottima qualità, per cui piegare il liner più di una volta si rischia che si strappi, si deteriori e poi è anche un bel lavoraccio, cioè non è uno scherzo piegare la piscina, vuotarla, asciugarla, richiede parecchie ore, per cui si fa molto prima a prepararla con lo svernante e coprirla per tutto l'inverno. Come si può vedere, essendo rimasta inattiva per quasi un mese, non è che sia proprio pulita, anche l'acqua è leggermente torbida, per cui adesso procederò prima a pulire la superficie con il retino e poi ad aspirare il fondo. Adesso prendo il retino e comincio a pulire la superficie. È piena di insetti, foglie no, poche, ma insetti tantissimi. Ora preparo l'aspiratore e comincio ad aspirare il fondo. Comincio ad immergerlo da questa parte e poi piano piano immergo tutto il tubo, facendo attenzione che si riempia ben bene di acqua. Non devono rimanere bolle d'acqua all'interno del tubo, altrimenti la pompa non funziona bene. Adesso lo inserisco nel bocchettone, ecco, e qui siamo pronti. Per pulire il fondo metterò la valvola in scarico perché c'è una leggera poltiglia, penso che il filtro abbia delle difficoltà a filtrarla. Per cui andiamo subito, pompa in scarico. Adesso collego il tubo di scarico, ecco qua. Questo è un tubo da fognatura e mi porta l'acqua fino nelle caditoie. Adesso posso accendere la pompa. Adesso procediamo ad aspirare per bene il fondo, molto lentamente. Questa operazione è altresì indispensabile per eliminare tutto l'acido isocianurico contenuto nelle pastiglie di cloro che giorno dopo giorno si deposita sul fondo della vasca e che non è eliminabile in alcun altro modo. Ecco, il fondo è stato aspirato, ho aspirato bene anche le pareti perché erano tutte verdine, perché essendo rimasta senza pompa per parecchie settimane e senza antialga erano diventate un po' verdi. Adesso l'acqua è ancora leggermente torbida, ma vediamo se con la colorazione shock migliora un pochettino. Intanto ho approfittato per abbassare il livello perché durante l'inverno il livello resterà basso. Adesso finisco di pulire con la spugnetta un po' i bordi perché si formano tante impurità, tanti moscerini e allora con questo straccio lo pulisco per bene. Ora monto sul retino un vecchio collan. Questo mi permette di filtrare ulteriormente le particelle più fini, quelle che questo retino con le maglie un po' larghe non riesce a filtrare. Siccome il collan sposta l'acqua, devo filtrare passando dal basso verso l'alto, perché se spingo mi spinge via anche tutti i moscerini. Facendo così riesco a fare una pulizia proprio fine. Ora siamo arrivati quasi a sera, è il momento ideale per procedere con la colorazione shock. Questa è l'ultima dose di cloro forte della stagione che mi è rimasta. Nel dosaggio dovrò tener conto ovviamente che adesso il livello dell'acqua si è abbassato di circa 1/3, per cui saremo sui 10 metri cubi, per cui adeguerò la dose alla quantità d'acqua. Adesso lo verso in un secchio, cospargo la superficie, accendo la pompa
Ok, è passato un giorno e adesso facciamo la prova del cloro. Da 1, 2, 3, 4, mi sembra già dal colore, non so se lo vedete anche voi, ho esagerato leggermente. Mi sa che la dose era più che sufficiente, guardate com'è giallo. È arrivato il momento di aggiungere lo svernante. Per dosarlo ho usato una bottiglia da 1,5 litri che corrisponde alla dose consigliata nella confezione per l'acqua della mia piscina. E adesso lo cospargo sulla superficie della piscina. Dopo il versamento dello svernante, ho deciso di posticipare la chiusura della piscina di almeno una settimana, poiché la temperatura dell'acqua si manteneva costantemente sui 20 gradi, una temperatura ben al di sopra dei 15 richiesti per l'attivazione dello svernante. Prima di procedere alla copertura della piscina con i teli, smonto i tubi, le valvole, il filtro a sabbia, la pompa e li ripongo sotto un gazebo per poi pulirli e lavarli con comodo in un secondo tempo. Procedo anche alla chiusura con un tappo della valvola di aspirazione. Ora vado a stendere il telo estivo, che ha solo funzione oscurante. Premetto che non farò uso di nessun gonfiabile o intelaiatura per impedire il ristagno dell'acqua all'interno del telo, in quanto negli ultimi 2 inverni le precipitazioni sono state veramente di modesta entità ed hanno richiesto l'intervento solo 2 volte in tutto l'inverno per vuotare i pochi centimetri d'acqua che si erano depositati all'interno del telo. Essendo la mia piscina una 5,50 x 2,70, ho acquistato una copertura in PVC pesante da 250 grammi al metro quadro della misura di 8 metri x 5 e come potete vedere i lembi sfiorano esattamente il terreno. Ora procedo a cingere con una corda elastica il perimetro superiore della piscina, assicurandomi di tenderla per bene e di legarla molto saldamente. Ora procedo avvalendomi di 2 cinghie a cricchetto legate alla base delle staffe a U per imbragare in senso longitudinale tutta la piscina. Valuterò poi successivamente se sarà il caso di acquistarne altre 2, collegarle in serie ed usarle per sostituire la corda elastica, in quanto mi sembrano molto più efficienti e funzionali. Ancora qualche piccola rifinitura utilizzando delle fascette di nylon per ancorare gli anelli del telo alle staffe a U della piscina. Finalmente la piscina è coperta. Domani con calma pulirò la pompa, il filtro e i tubi. Ci tengo a precisare che questo non vuole assolutamente essere un tutorial definitivo, è solo il metodo che ho usato io quest'anno, che è leggermente diverso da quello dell'anno scorso, in quanto quest'anno ho utilizzato queste cinghie che mi eviteranno sicuramente che il telone possa alzarsi da questa parte, perché a casa mia il vento arriva in questa direzione, solleva, ma qui non riuscirà sicuramente a farmi volare via il telone. Farò nella prossima stagione un video della riapertura, così vedremo assieme se ho fatto un buon lavoro o se c'è qualcosa da correggere. A questo punto, se ritieni che il video sia stato utile, metti pure un mi piace ed iscriviti al canale. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!